Quante volte hai sentito parlare di vitamina C? Centinaia? Pensi di sapere tutto su questa molecola? Ti prometto che questo contenuto potrebbe darti qualche spunto in più. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e oggi proseguiamo il nostro percorso riguardante il mondo anti-aging analizzando l'argomento vitamina C. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La vitamina C è forse la più nominata quando si analizzano le svariate vitamine presenti in natura e conosciamo quasi tutto di lei. Sappiamo che è idrosolubile, che non possiamo produrla da noi e che una sua carenza provoca lo scorbuto, una delle malattie più antiche conosciute dall'uomo. È inoltre fondamentale quando ci sentiamo in difficoltà, soprattutto nelle stagioni più fredde. Se ho deciso però di inserirla in questa miniserie legata all'invecchiamento, vi saranno certamente dei motivi. A breve li vedremo nel dettaglio. Prima di analizzarli andiamo a scoprire quali sono gli alimenti in cui la possiamo reperire comodamente. Partiamo dal fatto che è necessaria una sua costante introduzione, visto che non possiamo stoccarla nel nostro corpo. Per farlo è meglio sfruttare cibi crudi e freschi. Il problema primario di questa vitamina, infatti, è che si perde con la cottura e la conservazione. Vi sono tanti alimenti, per fortuna, che possono aiutarci. Il primo alimento valido sono i kiwi. Un etto di kiwi contiene mediamente 100 mg di vitamina C, davvero un'ottima quantità. Il vantaggio di questo cibo è che non deve essere sottoposto a cottura prima dell'assunzione, quindi l'assorbimento di vitamina C sarà efficace al 100%. Abbiamo ovviamente altri alimenti ricchi di vitamina C che non hanno bisogno di essere sottoposti a cottura, come le fragole o l'ananas ad esempio. Con i loro 60 mg di vitamina C per etto possono essere un ottimo aiuto. Virando sulle verdure, la più funzionale è certamente il peperone, soprattutto quello giallo. I peperoni freschi contengono 300 mg per etto, 6 volte di più del quantitativo contenuto negli agrumi. Ricordo che andrebbero consumati crudi o cotti al vapore per assorbire al 100% tutta la vitamina C contenuta al loro interno. Infine, non sono da sottovalutare anche i broccoli e il cavolo nero, con i loro 100-130 mg per etto. Dopo aver conosciuto gli alimenti più comuni ed efficaci, passiamo alle caratteristiche della vitamina C. Sono davvero molte le proprietà benefiche che questa vitamina possiede. Innanzitutto è un potente antinfiammatorio. Come noto a tutti, è utilissima nel prevenire il raffreddore e ridurre le infezioni respiratorie. Una semplice spruzzata in un bicchiere d'acqua aumenta l'assorbimento del ferro proveniente dai cibi che andremo ad introdurre nel pasto. Impedisce la comparsa di nitrosammine nello stomaco, composti cancerogeni. Previene le macchie solari. È importantissima anche come detox. È infatti un'ottima molecola per quanto riguarda l'eliminazione dei metalli pesanti che assorbiamo. Infine è necessaria per la sintesi e la maturazione del collagene, la principale proteina strutturale del nostro tessuto connettivo. Quest'ultima sua funzione è già un primo valido motivo del perché sia reputata un formidabile anti-aging. Il motivo primario però per cui l'ho inserita in questa miniserie è la sua proprietà antiossidante. La sua funzione primaria è infatti quella di proteggere le nostre cellule, precisamente l'interno delle nostre cellule. Questo cosa comporta? Permette di ridurre i danni dello stress ossidativo, che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti puntate. Prossimamente comunque creerò un contenuto dedicato. Abbiamo scoperto che si tratta di una delle problematiche che dobbiamo contrastare se vogliamo invecchiare meno e meglio. La vitamina C serve appunto a questo, a rigenerare le membrane cellulari sinergicamente con la vitamina E, vitamina antiossidante per eccellenza. Potrei elencare altri benefici, ma la puntata diventerebbe molto lunga e ai più noiosa. Online è possibile reperire tantissime informazioni riguardo questa vitamina.
Oggi ci basta sapere che una sua carenza può essere davvero deleteria per la nostra salute e la nostra lotta contro l'invecchiamento. A questo punto andiamo ad analizzare quanta vitamina C bisognerebbe assumere ogni giorno. Il fabbisogno giornaliero può variare da 70 a 120 mg, ma è noto che se ne possa assumere anche molta di più. Infatti non risulta tossica a meno che non vengano assunti più di 2 grammi al giorno costantemente. In quel caso potrebbe creare problemi di dissenteria, ma nulla di più. È possibile ovviamente introdurla anche sotto forma di integratore, meglio se di origine naturale, in forma liposomiale, ma soprattutto ripartita più volte durante il giorno, anziché con un alto dosaggio una volta sola. Ha senso integrarla nei periodi invernali, così da prevenire ogni tipo di problematica respiratoria. Ovviamente verifica con il tuo medico se per te ha senso assumere integratori di vitamina C. Potrebbe interferire con alcuni farmaci, ad esempio gli anticoagulanti. Abbiamo visto che la sua introduzione nell'organismo possa davvero potenziare il sistema immunitario. Cosa fare dunque? In primis smettere di fumare, perché il fumo, oltre a non portare alcun beneficio al nostro corpo, riduce la vitamina C presente nel plasma e quindi dovremmo assumerne ancora di più. Oltre a questo direi assumiamo più frutta e verdura possibile, ma soprattutto fresca e possibilmente in forma cruda. Tutto questo ovviamente sarà utile per la tua salute, ma non sufficiente se sei un cultore dell'anti-invecchiamento. Esistono infatti altre sostanze che si potrebbero assumere, come quella di cui ho parlato in questo video, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.